Buongiorno a tutti quanti. Oggi rasatura diversa dal solito. Vediamo com'è che potrei intitolare questo video. Rasatura semplice. Allora, ci tenevo a dedicare questo video a un appassionato del gruppo, Guido Sarno, un amico del gruppo ormai da parecchio tempo, che ha anche un canale YouTube, vi lascerò il link in descrizione. E a volte molti canali YouTube hanno molto seguito perché chi intrattiene magari ha molta dimestichezza nel chiacchierare. Qualcuno secondo me viene seguito neanche per la rasatura, ma perché fa qualche bella scenetta. Magari qualcuno perché ha una buona dimestichezza, si rade bene o comunque porta tante cose nuove. Insomma, ci sono vari motivi per cui delle persone possono seguire un canale piuttosto che un altro. Magari a me mi seguite perché sono uno diretto, quindi quello che penso lo dico, non ho interessi, me ne frega niente di nessuno, compro, pago, lavoro e dico quello che penso su quello che pago e che compro, cosa che dovrebbe essere normale e cosa che faccio. Però una cosa che a volte anch'io mi faccio perdere, una cosa su cui mi perdo spesso, è la semplicità del gesto della rasatura. Cioè la rasatura non è YouTube, non è un video, non sono i gruppi, quello è un alimentare, un godersi la passione in gruppo. E allora ci si dibatte, il miglior sapone, il tallo, che questo, che quell'altro, il rasoio da 300 euro, sembra che ci sia. Ma in realtà la rasatura è un gesto semplice che una persona fa la mattina e noi l'abbiamo trasformata in una passione, no? Tante volte parliamo di nostri nonni, in realtà i nostri nonni non avevano passione della rasatura. I nostri nonni avevano un rasoio e si radevano, punto, non gliene fregava niente se c'era una prolaso o se l'avevano finita dovevano usare il sapone di Marsiglia della moglie o qualsiasi altra cosa gli capitava per mano. Noi abbiamo fatto un qualcosa che è andato oltre, cioè abbiamo trasformato un gesto semplice, monotono, quasi una rottura di scatole, in una grande passione, in qualcosa di bello e quindi normale che quando ci si mette i sentimenti, le emozioni, quando quello che facciamo ci trasmette delle emozioni, è normale che da lì dopo cerchi il rasoio che è bello, che ti faccia sentire questo, l'altro, la lametta, il sapone e via dicendo. Una cosa che apprezzo tanto dei video che fa Guido nella sua semplicità, mi piacerebbe che parlasse, che spiegasse un po' di più, però una cosa che a me ogni volta che vedo un suo video resto colpito, intanto è che non ha interessi su quello che fa, non li ha mai avuti e non ce li ha, si gode la sua passione, punto. E lui cerca nei gesti, quello che almeno io vedo, è che lui cerca nella gestualità il godersi il momento. Io a volte sono frettoloso, a volte non mi godo tutti gli aspetti come fa lui, quindi vederlo come si muove, come monta un sapone, cioè l'amore che mette in quello che fa, a volte mi fa mettere anche un po' i piedi per terra. Anche come vuole sulle cose semplici, magari ha un sapone, se lo sfrutta fino in fondo, magari avendo anche la possibilità di comprare tanti saponi, ma si gode, si sfrutta quello che ha e ogni volta sembra una magia, capito? Cosa che magari a volte noi perdiamo, perché quando proviamo, anch'io provo tanti saponi con delle prestazioni mostruose, dopo magari prendi in mano una Proraso e rimani deluso. Ed è un peccato, capito? È un peccato perché in realtà è sempre un sapone anche quello e ci si dovrebbe godere la rasatura non per le prestazioni che ti dà un prodotto o un altro, ma ce la dovremmo godere per la gestualità che ci dà e per la coccola che ci dà, ok? Ecco perché, per dirvi a me, il Tabac, nonostante questo intubo, nonostante non abbia tutte queste prestazioni, però mi trasmette quella semplicità che ogni tanto cerco e ho bisogno. E quindi voglio fare una menzione d'onore a questo amico che apprezzo tantissimo. Quindi, Fatip Special Edition con Muster Super Platinum.
Pennellino Zenith in maiale da 10 euro spedito su Amazon, setola sbiancata, ciotolina e in più però me la godo, passione rasatura fatta da Elisabeth Occhi, spettacolare, bella calla, stick della Toya, la Toya. Tra l'altro prima volta che provo uno stick, quindi vediamo come sarà. Non userò neanche il prebarba e per la prima volta veramente non andrò in cerca del BBS, ma solo di godermi la sbarbata. Dopo è normale, fra qualche giorno mi ritroverete qua di nuovo a bisticciare perché il rasoio, perché il sapone, cioè tornerò a quello che sono, ma oggi no. Mamma mia che profumo che ha. Pensavo si sciogliesse un po' meglio, sinceramente. Ok, allora facciamo una cosa forse più intelligente. Vado a spremere un po' qua in fondo la ciotola e dopo col pennello andrò a prelevare quello che ho spalmato qua. Eccolo qua. Vediamo se basta. Ecco, l'unica cosa che probabilmente mi farò fare è il tappo leggermente più piccolo perché è un po' ingombrante, ma per il resto mi sto trovando benissimo. Alla fine la nostra passione non dovrebbe essere quella di pubblicizzare prodotti. E poi è vero, mi piace provare cose nuove, lo farei comunque di mio e quindi mi sono detto perché non farlo con voi nel video. Ecco, ma però ogni tanto non dimentichiamoci che la rasatura tradizionale è un gesto semplice e giornaliero.
Quindi grazie Guido, che ogni tanto mi fai tornare coi piedi per terra. E facciamolo un bel montaggio spumoso. Che tanto non penso che il nonno la mattina gli venisse fuori sempre un montaggio perfetto, o no? Cosa ne dite voi? Pensate che ci avesse qualcuno che gli giudicava il tipo di montaggio? E no, così è troppo spumoso, troppa poca acqua, troppa acqua. Ecco, adesso tenete conto che io ho fatto anche il controperio adesso. Però arrivare al BBS assoluto, per come la vedo io, è tutto un altro mondo. Però ci si può godere la sbarbata lo stesso. In tranquillità. In questo modo qua si può usare qualsiasi rasoio al mondo, che vanno tutti bene, anche il più aggressivo del pianeta. Ci si accontenta di essere puliti. Eccolo qua, vedete, bello liscio. Se io mi tocco così sono completamente liscio. Eccolo qua, senza fatica, una bella sbarbata. Dopo, testare un rasoio, andare in BBS assoluto e spingere forte per capire le doti di una lametta, di un sapone, di un rasoio, quella è un'altra cosa. Senza un BBS assoluto, gran difficile, perché tutti i rasoi sono perfetti e ottimi. Un rasoio, una lametta, un pennello, un sapone, ottima rasatura. E adesso concludiamo il tutto con un Tabac prima serie. Me ne metto un altro po'. Il nonno sarebbe stato attento a metterne tanto così, ma io non sono il nonno.
mi accontento. Direi che qualcuno lo potrebbe anche spacciare per un gran BBS con 2 passate, per me il BBS è un'altra cosa. Ragazzi, vi saluto, grazie che mi avete fatto compagnia. Un saluto al mio amico Guido Sarno, che molte volte mi è di ispirazione, e quando vedete anche lui che a volte insiste, quando ho fatto anche il video col Wilkinson, sì, avrà fatto 4700 passate, ma le ha fatte tutte. Pensateci che quella è manualità. Fare 2 passate così e dire sono a posto, sono liscio, e magari recensisci un rasoio anche aggressivo così. No, 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 no. Se vuoi testare un rasoio o un qualcosa, devi essere bello, bello, liscio fino in fondo, e allora determini la qualità di una cosa. Altrimenti ci si può radere con tutto, con il sapone più scarso del mondo, con la lametta peggiore del pianeta e con il rasoio più aggressivo della Terra, sono tutti uguali. Se tu non fai il contropelo, o meglio ancora, non arrivi al BBS, non puoi giudicare una cosa. Questo è il mio punto di vista, perché come avete visto io ho fatto pelo e contropelo. Il fatto che io di solito mi distruggo, adesso lo riproverò con calma e tutto, tra l'altro usando un sapone con seconda passata che era acqua, zero protezione, eppure liscio visivamente. Dopo, se tocco in contropelo, è logico che nei punti qua sento, ed è dove che dopo, se vai a insistere, fa la differenza. Un sapone di qualità, una lama di qualità, un rasoio di qualità. Quindi sono due le cose. Se ci si gode solo la rasatura come momento e non si ha un obiettivo di eccellenza, ok, va bene tutto, godetevi tutto, non state lì a guardare uno che dice ma TFS è meglio di Goodfellow, questo è Abate. Godetevi il vostro viaggio con quello che vi piace. Se invece la vedete come una passione, vi piace portare al limite la rasatura, vi piace avere i risultati, la mano ve la fate comunque nel tempo, però chiaro sia che una geometria di un rasoio ben fatta, una lametta adatta al vostro viso, un sapone che dona protezione, scorrevolezza e tutto, vi aiuta, vi migliora la vita e vi può portare a dei limiti di profondità, di passaggi, un limite di rasatura che altri saponi non possono fare. Cioè, come dire, per andare al lavoro va benissimo una Panda, ma se vai in pista con la Panda contro una Ferrari, ecco, per carità, se magari sei un bravo pilota puoi anche fare una curva anche con la Panda, il limite che magari un altro non la farebbe, ma rimarrà sempre una Panda, lì arrivi. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bye bye!